Benvenuti alla visione di questo video. Oggi parlerò delle porte universali NAND e di come è possibile utilizzare una porta universale NAND come integrato per realizzare qualsiasi altro tipo di porta logica. Infatti le porte NAND sono dette universali proprio per questo motivo. Lavorare con una sola porta NAND può essere utile ai fini pratici, perché con un solo tipo di porta realizziamo qualsiasi tipo di circuito. Come troviamo scritto su questa pagina, il circuito integrato NAND, come tutti gli integrati, per ottenere un buon isolamento elettrico e anche il corretto collegamento del circuito, tutto questo viene racchiuso in un contenitore di materiale plastico chiamato package. Il package più usato per le porte logiche è il DIP, Dual Inline Package, come possiamo vedere in questa figura. Ci sono 14 piedini, 7 da un lato e 7 da un altro. Questo ci indica la posizione della porta 1, che si trova vicino a 7 da una parte e 7 dall'altra. 2 sono riservati per l'alimentazione, il VCC, l'ingresso per l'alimentazione a 5 volt, e il 7 per il ground a 0 volt. Quindi ci rimangono altri 12 pin che sono dedicati 1 e 2 all'ingresso del segnale e il 3 per l'uscita. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 porte NAND all'interno dello stesso integrato. Ovviamente ci sono anche integrati NAND a 3 porte o a 2 porte. Gli integrati NAND sono contraddistinti da una sigla 7, che leggendola così sarebbe 7400, ma si legge 7400. Come abbiamo visto contiene 4 porte logiche NAND e sono realizzati in tecnologia TTL, Transistor Logic. Tutti gli integrati della famiglia TTL sono contraddistinti dalla sigla 74. Nel package poi è indicato il tipo di integrato, perché 74 appartiene alla famiglia della TTL. Troviamo il logo del costruttore, che in questo caso è della Texas Instruments. Troviamo questa lettera SN, che è una o più lettere che identificano il costruttore. SN è il prefisso usato dalla Texas Instruments. Vogliono essere sicuri sia il logo che SN siamo noi della Texas, ma così anche per le altre aziende. La coppia di numeri 74 indica la famiglia logica TTL standard o CMOS compatibile con le TTL. La coppia dei due numeri dopo 00, dopo i numeri identificano la sottofamiglia 00, sta ad indicare che il 74 è un integrato TTL con porte NAND. Ad esempio, mentre 7410 identificano gli integrati NAND a 3 porte e il 7420 a NAND a 2 porte. La lettera N subito dopo indica invece il dispositivo. Con la N si indica che il package è un dual inline, è un DIP. Nella riga sotto troviamo questo numeretto. Cosa significa questa sigla? Significa l'anno di produzione 1976 e la settimana di produzione di quell'anno. Era la 45esima settimana del 1976, che corrispondeva dal 1 al 7 novembre. Qui possiamo vedere invece gli schemi di collegamento per realizzare le 5 porte NOT, XOR, AND, OR e NOR partendo dall'integrato NAND. Vediamo adesso come realizzare il collegamento e la simulazione di questi schemi direttamente sul software di simulazione Multisim della National Instruments. Eccoci con il nostro software Multisim, come dicevo prima, della National Instruments. Questo software ci permette di creare dei circuiti e anche di simularli. I circuiti sono già tutti preparati perché sarebbe troppo lungo preparare 6 circuitini e poi parlarne. Quindi in questo caso questo è il nostro integrato, che è stato già preso dalla biblioteca dei componenti e si trova
replace component, ecco si trova tutti i gruppi TTL e qui troviamo i vari componenti del nostro integrato. Questi invece sono due switch. Questo qui è una lampada di segnalazione per far vedere il risultato dell'operazione. Lanciamo il nostro simulatore e andiamo a controllare semplicemente l'integrato collegato solo come porta NAND. Quindi c'ho l'ingresso S1 che può essere A, l'ingresso S2 sono collegati all'ingresso del mio NAND. All'uscita del NAND ovviamente vedo che ho il mio segnale NAND. Infatti il NAND sarebbe l'AND negato, ci sarà il segnale solo se non c'è l'AND. Quindi se tolgo uno, se tolgo l'altro, ecco, se non c'è l'AND, solo quando c'è l'AND si spegne. Passiamo invece al successivo. Usiamo quindi lo stesso integrato, tutte porte NAND, per realizzare una porta NOT. Ovviamente ho un solo switch, una sola variabile. Come faccio ad avere un'uscita NOT? Basta che porti il segnale sia su un ingresso che sull'altra, quindi c'ho A and A, all'uscita c'ho A negato, ed ecco qua che mi fa vedere che c'è il NOT. Infatti se torno indietro, così con una porta NAND ho ottenuto una porta NOT. Vediamo adesso la realizzazione della porta AND e della porta AND e della porta OR. Quindi mi servono due segnali per A o per B, che qui sono S4 ed S5. Collego S4 ad un ingresso dell'AND, S5 all'altro ingresso del NAND e ovviamente qua in uscita avrò A negato, B negato. L'uscita di A negato e B negato la porto sul prossimo due ingressi, sul prossimo ingressi del prossimo NAND, quindi qui avrei A e B negato, negato nuovamente. Quindi le due negazioni si eliminano e all'uscita ho semplicemente la mia uscita N. Questa è la costruzione della porta NAND. Andiamo a simularla, vediamo. Quando ci sono i due segnali avrò l'AND. Se non ho i segnali, non ho la porta AND. Quindi anche in questo caso abbiamo visto che partendo dall'integrato NAND, solo le porte NAND, posso ottenere in uscita una funzione logica AND. Logica OR. Quindi ho l'ingresso che lo porto sia su 1A e su 1B, il mio ingresso per l'OR, e quindi ci avrò A negato, e dall'altra parte B negato. L'uscita di B negato e l'uscita di A negato, l'uscita di A negato li porto sul terzo NAND e all'uscita avrò la mia OR. Andiamo a simularla. OR, OR, e ovviamente l'OR è, come sappiamo, la funzione logica OR esiste se c'è uno segnale, l'altro o entrambi. Se non c'è il segnale, non c'è l'uscita logica. Andiamo a vedere adesso la NOR, che sarebbe la negazione dell'OR. Realizzazione della porta NOR e della porta XOR. La funzione logica NOR è la negazione dell'OR. Quindi, come possiamo vedere, se non c'è nessuno dei due segnali, non c'è l'OR. Se invece attivo un segnale, questo qui invece è la mia porta OR. Questa è la mia porta OR, come l'abbiamo vista sopra, e quando non ho il mio OR, ho il NOR. Quindi anche in questo modo abbiamo visto come creare una porta logica NOR
con un integrato di sole porte NAND. Infine vediamo l'ultimo, l'XOR, che sarebbe l'OR esclusivo. L'OR esclusivo significa che l'OR esiste se c'è un segnale o se c'è l'altro. Se ci sono entrambi non c'è l'OR, è esclusivo, quindi elimina come logica la presenza dei due segnali, o uno o l'altro, non entrambi. Andiamo a controllare. Ovviamente quando tutti e due sono 0 non esiste, quindi vado a fare il primo, ecco, negato, negato. Se non c'è l'XOR. Bene, abbiamo visto così la simulazione e come possiamo usare un circuito integrato con un solo tipo di porta, in questo caso la NAND, per ottenere altre porte logiche. La stessa cosa si può fare utilizzando le porte NOR, che sono anch'esse universali, e quindi dalle porte NOR ottenere tutte le altre, così come abbiamo visto per la porta NAND. Se è stato di vostro gradimento, sono contento. Non ho potuto fare una prova pratica perché a casa non c'ho il laboratorio, ma ovviamente avendo gli strumenti necessari si può provare anche utilizzando delle breadboard e i componenti e poter anche realizzare il circuitino dal punto di vista pratico. Vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona proseguimento di giornata e arrivederci al prossimo video.